Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo pendente. Si tratta di uno dei miei primissimi progetti, uno dei più vecchi, si chiama Antea, e oggi ho deciso di condividerlo con voi, quindi passiamo al tutorial. Partiamo dalla corrente. Per la realizzazione di questo progetto occorreranno delle Rockwile 8.0, delle Rockwile 11.0, delle Rockwile 15.0, vanno bene sia le Miyuki che le Toho, dei biconi da 4 mm, un Rivoli da 14, 10 grammi di Super Duo e 26 perle da 6 mm. Poi ovviamente occorrerà l'ago da tessitura e il filo da tessitura. In questo caso userò il Sono. Iniziamo con inserire una Super Duo e una Rockwile 15.0 per 13 volte. Dopodiché facciamo scivolare tutte le perline alla fine del filo e chiudiamo a cerchio facendo un paio di nodini. Ovviamente lasciamo un pezzettino di filo verso la fine che poi passeremo intorno alla lavorazione e poi tagliamo il filo. Ecco qui il cerchio come viene ottenuto. A questo punto passiamo con l'ago all'interno della Super Duo in questo modo e poi per iniziare il secondo giro passiamo nel secondo foro. Quando inserite le Super Duo fate attenzione a controllare che ci siano entrambi i fori, perché in alcuni casi capita che il secondo foro sia tappato e quindi di conseguenza poi non riuscite a lavorare i giri seguenti. A questo punto inseriamo una Super Duo tra le Super Duo di tutto il giro per 13 volte. Quindi inserisco una superlina Super Duo sul lago e passo nel secondo foro della Super Duo successiva e tiro bene il filo. Inserisco un'altra Super Duo, passo nella Super Duo successiva e tiro il filo. E andiamo avanti così fino a terminare il giro. Arrivati a questo punto dobbiamo inserire l'ultima Super Duo sul lago. Dobbiamo chiudere il giro passando nella Super Duo successiva e per iniziare il giro successivo passiamo nella Super Duo ancora successiva, quindi passiamo nelle due perline successive. Tiriamo il filo e passiamo con l'ago senza inserire perline nel secondo foro della Super Duo. In questo modo siamo pronti per realizzare il giro successivo. Anche in questo giro andremo a inserire una Super Duo tra le Super Duo di base per 13 volte, quindi inseriamo nuovamente una Super Duo sul lago e passiamo nella Super Duo successiva, sempre nel secondo foro, quello libero. Così tiriamo bene il filo e andiamo avanti fino a terminare il giro. Siamo arrivati a questo punto. Nel contempo ho già rinforzato il filo interno e ho tagliato l'eccedenza. Abbiamo finito il terzo giro, dopodiché per il giro successivo passiamo nella Super Duo e nel secondo foro
Adesso andremo a fare ancora un giro, che sarà il quarto e ultimo, inserendo una superduo tra le superdue, come abbiamo fatto in precedenza, per tutto il giro. Questo, come abbiamo detto, sarà l'ultimo giro di superduo. Quindi inserisco una superduo sul lago, passo nel secondo foro della superduo successiva e ripeto. Arrivati a questo punto abbiamo terminato il quarto giro con le superduo. Andiamo a inserire i rivoli all'interno della lavorazione con la parte frontale verso il basso, in modo da avere il dritto dove ci sono le rocaille 15-0. Adesso a questo punto, senza inserire nessuna perlina, andiamo a stringere il lavoro. Io sono già uscita dal secondo foro della superduo e praticamente col lago passiamo in tutti i fori liberi delle superdue successivo e tiriamo il filo. Le superdue andranno a chiudersi una per una e stringeranno il lavoro. Allora passiamo bene in tutti i fori liberi delle superduo in modo da stringere bene la lavorazione e bloccare i rivoli in questo modo. Vedete che le superduo stanno già entrando tutte all'interno della lavorazione e stanno inglobando il rivoli. Per sicurezza passiamo ancora nelle superduo per rinforzare bene questo giro. Ecco qua, abbiamo ristretto per bene il lavoro, il rivolo è perfettamente inglobato all'interno della lavorazione. Ora, senza inserire perline, dobbiamo portare l'ago fuori dalla seconda superduo del giro dove c'è il fronte del lavoro. Io qua sono già passata in alcune perline ed esco già direttamente dal foro che mi serve per procedere con la lavorazione. Adesso inseriamo una 8-0 sul lago e passiamo nel foro della superduo successiva. Praticamente adesso tra il secondo giro di superduo dobbiamo inserire una 8-0. Abbiamo inserito la seconda e andiamo avanti così fino a terminare il giro. Ecco qua, adesso inseriamo l'ultima 8-0 sul lago e passiamo nella superduo in modo da terminare questo giro. Questo è il risultato finale. Portiamo l'ago nella 8-0. Adesso andremo a inserire 4 rocaille 11-0 tra le rocaille 8-0 di base, quindi ho inserito le 4 perline, passo nella 8-0 successiva e ripetiamo per tutto il giro. Ecco qua, questo è quello che otteniamo inserendo tra le 8-0 4 rocaille 11-0. Adesso cosa dobbiamo fare? Passiamo col lago nelle 2 rocaille 11-0 successive e dobbiamo formare dei triangolini composti da 5 rocaille 11-0. Quindi inseriamo una rocaille 11-0 sul lago e passiamo nelle 2 rocaille successive nella 8-0 e nelle altre 2 rocaille 11-0 successive.
Praticamente inseriamo una rocaille tra le 4 11,0 di base e passiamo nelle 5 perline successive. E qua verrà a formarsi il triangolino. Ripetiamo, inseriamo una 11,0 e passiamo nelle 5 perline successive, nelle 2 rocaille 11,0, nella 8,0 e nelle 2 rocaille 11,0 successive, e ripetiamo. Si formano i triangolini, vedete? Arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che inserire una perla da 6 sul lago e passare nella rocaille centrale del triangolo successivo e tiriamo il filo. Ripetiamo, inseriamo sul lago la perla e passiamo nella rocaille centrale del triangolo successivo. Lo andremo a fare per tutto il giro. Ecco come si presenta il lavoro con l'inserimento delle perle. Adesso portiamo l'ago fuori da una perla e andremo a inserire una rocaille 8,0 in ogni spazio creato tra le perle. Quindi ho inserito la 8,0 e passo nella perla successiva. E procedo in questo modo fino a terminare il giro. Una volta inserite tutte le rocaille 8,0 tra le perle, portiamo l'ago fuori da un 8,0. Nel giro successivo andiamo a creare un altro triangolino composto da 2 rocaille 11,0, una 8,0 e altre 2 11,0. Passiamo nella 8,0 successiva e ripetiamo. Due 11,0, una 8,0 e 2 11,0. Passiamo nella 8,0 di base successiva. Siamo arrivati a questo punto, abbiamo finito di inserire le perline sulla parte superiore delle perle da 6 mm. Adesso con l'ago usciamo da una 8,0. Inseriamo una 15,0 sul lago, una perla da 6 e un'altra 15,0. Abbiamo inserito la 15,0, la perla e la 15,0 e passiamo nella 8,0 di base successiva. Tiriamo e ripetiamo.
Abbiamo inserito tutte le perle anche nel secondo giro. Adesso portiamo l'ago fuori da una perla. Dobbiamo creare adesso un anellino che servirà poi per agganciare la catena. Quindi inseriamo sul lago una 15 0, 5 11 0 e un'altra 15 0. Passiamo in senso opposto alla stessa perla in modo da creare un cerchio. Tiriamo il filo, poi torniamo indietro passando nella 15 0 e nelle 3 11 0 successive. Adesso creiamo un anellino con 5 rocaille. Abbiamo inserito 5 rocaille 11 0 e chiudiamo a cerchio passando in senso opposto alla 11 0 di base. Passiamo poi nella 11 0 successiva, posta nel cerchietto, e adesso andremo a mettere tra le 11 0 una 15 0 per 4 volte. Una, 2, 3, inseriamo la terza, e l'ultima. Passiamo in seguito in tutte le perline che abbiamo sotto. Abbiamo creato il cerchietto. Portiamo l'ago fuori dalla perla. Adesso dobbiamo inserire una 15 0, una super duo e 3 rocaille 15 0 sul lago. Facciamo sfilare tutte le perline fino in fondo e passiamo nel secondo foro della super duo. Inseriamo una 15 0 sul lago e passiamo nella perla successiva. Questo è il passaggio che dovremo fare per tutto il giro. Quindi inserisco nuovamente una 15 0, una super duo e 3 15 0. Sfilo tutte le perline, le faccio andare alla fine del filo, passo nel secondo foro della super duo, tiro bene il filo, inserisco una 15 0 e passo nella perla. E tiro bene il filo. In questo modo andremo a decorare tutto il perimetro del cerchio con la super duo e le 15 0. Proseguiamo fino al termine del giro. Ecco qui, abbiamo terminato il giro con le super duo e questo è quello che abbiamo ottenuto. Adesso dobbiamo fare l'abbellimento sulla parte vicino ai rivoli inserendo i biconi. Pertanto dobbiamo passare tra le perline fino a portare l'ago fuori da una 8 0 del primo giro, questo qua, da una di queste 8 0 qua. Ecco qua, siamo usciti con l'ago dalla 8 0. A questo punto dobbiamo inserire sul lago una 15 0, un bicono e un'altra 15 0 e dobbiamo passare nella super duo del primo giro. Tiriamo bene il filo, voltiamo il lavoro per comodità, poi inseriamo un'altra 11 0 sul lago, passiamo nel bicono, tiriamo il filo. Il bicono andrà a posizionarsi nello spazio tra le super duo del secondo giro. Inseriamo nuovamente una 15 0 e passiamo di nuovo nella 8 0 di base.
da dove siamo partiti. Passiamo poi col l'ago nella 11.0 successiva, portiamo l'ago fuori dalla 11.0, tiriamo il filo, inseriamo una coppia di 15.0 sul lago, passiamo nella 11.0, quella prima della 8.0 e nella 8.0 successiva. Tiriamo. Ripetiamo il passaggio col bicono, quindi inserisco una 15.0, un bicono, una 15.0 e passo col l'ago nella super 2 in basso, in questo modo. Tiriamo il filo. Inseriamo una 15.0, passiamo nel bicono, lo posizioniamo tra le super duo di base, inseriamo nuovamente una 15.0 sul lago, passiamo nella 8.0 e nella 11.0 successiva. Tiriamo. Inseriamo una coppia di 15.0, passiamo poi nella 11.0 vicino alla rocaille 8.0 successiva e nella rocaille 8.0 successiva. Tiriamo e ripetiamo di nuovo il passaggio inserendo i biconi. Inseriamo una coppia di 11.0 tra la coppia che c'è di 11.0 tra le 8.0 e inseriamo poi i biconi negli spazi tra le super duo. Ecco qua, questo è quello che otteniamo una volta che abbiamo inserito tutti i bicono e le 15.0. Adesso possiamo dire che il pendente è praticamente finito, dobbiamo solo ripassare più volte il filo nella lavorazione in modo da dare un po' di rinforzo, tagliare poi l'eccedenza di filo, mettere l'anellino e il girocollo. Ecco qua, siamo giunti al termine, il pendente è finito. Come ultimi passaggi ho semplicemente ripassato il filo nella lavorazione e poi ho tagliato l'eccedenza di filo, ho inserito i 2 anellini nel cerchio realizzato con le perline e in ultimo ho inserito la catena. Spero che il pendente vi sia piaciuto, che il tutorial sia stato facile e spero tanto che riuscirete a riprodurre il vostro pendente senza nessuna difficoltà e vi ringrazio tantissimo per la vostra compagnia. Alla prossima, ciao!